Questa è quella terra dove la natura è davvero spettacolare e chi segue da un po' Reporter in Valigia ha capito quanto io apprezzi tantissimo l'Alto Adige, il Sud Tirol e questa volta esploro con voi per la prima volta la Valle Aurina. E vedo tutto il paese, io sono qui sopra in alto, io posso gridare o posso ridere, nessuno mi sente, quello mi piace di più. È molto bene stare qui da vivere, è veramente tranquillo e se ho voglia di trovare gente posso andare fuori, non è che devo stare sempre qua e non trovo nessuno. La Valle Aurina è la protagonista di questa nuova esplorazione dell'Alto Adige, una valle che offre ancora oggi il suo carattere autentico grazie ad alcune tradizioni che la contraddistinguono, come quella della produzione di formaggio. E nei prodotti troviamo tutta la passione, anche il sudore dell'allevatore che aveva per produrre questo suo latte. È un prodotto proprio identitario, non è solo un formaggio, è un qualche cosa che qua sono a casa. La pasta si deve un po' lavorare. Noi siamo qui a Selva dei Molini, al Maso Mittermeier, e noi abbiamo un'altezza di 1400 sul livello del mare. Io sono la caseara che fa il graukäse. È forse il più magro di tutti i formaggi. La sua origine è antichissima ed è diffuso soprattutto in Valle Aurina. Le mani di Agnes impastano il graukäse, che è realizzato con il latte avanzato dalla produzione di burro. Una peculiarità della Valle Aurina è il graukäse, ovvero un formaggio davvero antico che viene tradotto in maniera semplice come formaggio grigio, ma quel grigio sta ad indicare non tanto il colore quanto il fatto che è nato come formaggio semplice, come formaggio povero. Andiamo a scoprirlo da Agnes. Graukäse, che è il formaggio tipico di questa zona. Sì, il graukäse è il nostro formaggio della valle, diciamo. È un formaggio che è fatto senza caglio, è un formaggio anche molto sano perché non ha il grasso. In fin dei conti il graukäse della Valle Aurina è un formaggio che si faceva da sempre, era quello che dava da mangiare alla gente, dava un po' di soldi, la paghetta alle contadine. Il graukäse è sempre stato prodotto in casa ed era uno degli alimenti alla base della dieta contadina di queste valli. Oggi sono rimasti pochi masi di montagna a produrlo e con il presidio Slow Food si cerca di recuperare questa antica tradizione. Il graukäse però non era mai un formaggio rispettato, era sempre un po' il formaggio dei poveri che doveva essere consumato al maso, per questo ci sono anche diversi piatti in Valle Aurina che usano il graukäse come ingrediente. Tra questi piatti vi sono i canideri all'ortica con fondute di graukäse di questo maso di Predoi, di cui vi parlerò nel prossimo episodio. Il formaggio dei poveri ha fatto una grande carriera nel frattempo. Arrivano persone come te, per esempio, dalla stampa con la camera, con la penna, con il foglio, che scrivono e documentano quello che sta succedendo qua. Ed è un mestiere complicato. Qualche volta sì, qualche volta no. È un lavoro che si deve fare con il cuore perché il graukäse specialmente è un formaggio un po' difficile qualche volta perché non ha dentro il caglio e per questo lui fa qualche volta qualcos'altro che voglio io. Ha una vita sua. Sì, veramente, e questa è anche la cosa più interessante del formaggio. Quando ancora un po' serve. Non va molto bene, ancora un po'. Noi facciamo tutto così a mano, senza altri strumenti e niente. Ogni produzione è un po' diverso, dipende forse anche di me oppure del tempo, della luna. Ogni produzione è quasi un'avventura.
In Valle Eurina ci sono tantissime vacche, ce ne sono circa 10.000 su una popolazione di 15.000 e i masi però che le ospitano sono masi piuttosto piccoli, dato che in media ce ne sono una quindicina a maso. Siamo a Selva dei Mulini su 1300 metri di altezza. Piccole realtà artigianali di produzione casearia come questa a Selva dei Mulini. Ci troviamo in una valle che è un vicolo cieco, un posto incantato, magico, e qua la mano di un giovane artista di fatto del formaggio produce delle eccellenze di questo territorio. Facciamo formaggi a pasta molle, latte crudo, vaccino, pasta molle, e lavoriamo anche latte di capra e latte di pecora. Il caseificio hanno iniziato i miei genitori ed io adesso sono 10 anni in azienda. Quanti anni hai? Ho 30 anni. Facciamo 2 formaggi con ingredienti del bosco, uno con aghi di larice e l'altro con una corteccia di abete, e così portiamo dentro un po' la storia della valle e la storia del bosco. E quindi immagino c'è anche molta sperimentazione, c'è il processo creativo alle spalle. Sì, si può giocare tanto con il latte, si può fare tantissimo, cambiare fermenti, cambiare temperature, diverse lavorazioni, per così si ha la possibilità di fare nuove ricette. L'Alto Adige produce il 3% del latte italiano, è una realtà composta da 4.000 allevatori e sono più che altro aziende molto piccole, piccolissime, ed è spesso molto faticoso fare questo mestiere. Il territorio è sicuramente molto più complicato rispetto a quello pianeggiante ed è anche questo il motivo per cui il latte da queste parti ha un costo maggiore, proprio perché dietro c'è una maggiore fatica. Quali sono le principali sfide degli allevatori altoatesini? Tutte le zone alpine hanno dei problemi perché il lavoro è faticoso, le aziende sono piccolissime. Noi per esempio abbiamo media 15 vacche da latte per azienda e così più del 70% dei nostri allevatori deve fare 2 lavori per poter vivere una volta. E i nostri terreni sono ripidi, hanno una alta pendenza e così tanto lavoro da fare a mano. Purtroppo questo nel negozio non si vede più, ma da noi veramente la gente rimane attaccato al suo terreno e lavora con tanta passione. È un mestiere molto duro essere così giovane, occuparsi di una realtà. A volte sì, ma mi piace molto, quindi sono più tempi dove mi piace che non mi piace. Sì. Quanto è importante il lavoro dell'allevatore per la tutela della natura? I contadini e le contadine sono alla fine la base del nostro paesaggio, loro lo curano, lavorano ogni giorno per tenerlo così bello com'è e loro sono veramente i custodi della montagna. Questa è una valle che offre tante occasioni di attività sportiva. In inverno si parte con lo sci ed è possibile tra l'altro fare un'esperienza gastronomica proprio sulle piste da sci attraverso il formaggio. Ski and Cheese è il format con cui è possibile sciare di malga in malga nel comprensore di Spike Boden, assaggiando formaggi locali insieme a un sommelier di formaggi che è anche l'organizzatore del locale festival del formaggio. Oggi abbiamo un pubblico molto internazionale. Tra olandesi, tedeschi, italiani. Col Festival del Formaggio ormai siamo arrivati alla 15ª edizione. Si fa ogni anno pari il secondo fine settimana di marzo e dove si radunano produttori locali altoatesini, però si misurano anche con produttori del resto del mondo caseario. Abbiamo per esempio stavolta espositori che arrivano della Norvegia, dei Paesi Bassi, ma anche di Molise o della Sicilia, della Calabria, della Puglia. Non solo un mercato del formaggio, ma un luogo di incontro, di scambio culturale tra produttori italiani e internazionali. Un effetto del Festival del Formaggio era anche che i contadini piccoli hanno proprio capito
che questa può essere una possibilità di guadagnare soldi e di poter rimanere al loro maso, alla loro terra, alla quale sono legati. Nel prossimo episodio sulla Valle Aurina cammineremo tra boschi incantati, scopriremo come è possibile sviluppare un turismo sostenibile e scieremo insieme su piste dagli scorci mozzafiato. Continua a viaggiare. Iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.